Salve a tutti, oggi faremo il ragù alla bolognese. Per fare il ragù alla bolognese avremo bisogno dei seguenti elementi: una cipolla, una carota, del sedano, uno spicchio d'aglio, carne macinata, io consiglio 500-700 grammi per 4 persone, della pancetta affumicata e del lardo oppure del guanciale a seconda di come volete insaporire la carne, e poi del vino bianco per sfumare il tutto. Qualcuno utilizza addirittura il vino rosso, questo sta ovviamente a voi capire che tipo di sapore volete dare al tutto. Io preferisco il vino bianco perché evapora molto velocemente e dà un bel sapore intenso nonostante tutto. Io aggiungo ovviamente anche della salsiccia, questa è salsiccia locale, io abito in Lituania, l'ho comprata qua da un produttore di carne ed è salsiccia di manzo. La carne trita è un misto di manzo e maiale. Preparate anche assolutamente una buona padella, io ho una padella tipo questa con un bordo alto perché la cottura arriverà ad essere di circa 3 ore, quindi andiamo a vedere come si fa. Allora, per prima cosa andiamo a preparare la base per il soffritto, quindi tagliamo la cipolla, la carota e il sedano in piccoli pezzettini, ok? Potete farlo a mano oppure potete usare un robot da cucina normale. Tante persone utilizzano il robot da cucina perché si fa molto prima e si risparmia un sacco di tempo. È molto importante creare la base per il soffritto, perché la base per il soffritto darà il sapore a tutto il sugo, soprattutto alla carne che dovrà essere rosolata al suo interno. Quindi noi tagliamo tutto questo in questo modo, tagliamo anche l'aglio, fettine sottili, poi prendiamo il tutto e lo mettiamo in una ciotola. Mentre andiamo avanti tagliamo la cipolla. Potete tagliare in maniera grossolana perché io utilizzerò un robot da cucina adesso. Io ho un robot da cucina abbastanza vecchiotto, metto tutto all'interno del robot da cucina e trito tutto, ok? Ecco quindi che noi abbiamo ottenuto con il robot da cucina la base per il soffritto, cioè carota, cipolla, sedano e aglio, e lo abbiamo triturato tutto all'interno del robot da cucina e lo mettiamo da parte. Poi prendiamo la nostra padella a cui abbiamo aggiunto olio di oliva e un pezzo di burro e lo mettiamo qua. Nel frattempo abbiamo preparato un brodo che può essere un brodo vegetale oppure un brodo di carne, come volete voi. Io normalmente preparo un brodo vegetale, però sta alla vostra voglia di fare le cose in un certo modo piuttosto che in un altro. Se volete un sapore più deciso fate un brodo di carne, molto meglio farlo con la carne piuttosto che col dado. Se invece volete fare e avere un sapore un pochino meno deciso, ma che comunque va bene lo stesso, potete fare un brodo vegetale. Io ho fatto un brodo vegetale. Adesso bisogna mettere la padella, quella grossa, con l'olio e il burro sul fuoco e accendere il gas. Mentre accendiamo il gas, mettiamo all'interno della padella la base del soffritto. Questo perché deve cominciare a cuocere ed a rosolare in maniera tale che il soffritto, come si dice in italiano, imbiondisca e comincia a sfrigolare. Nel momento in cui comincerà a sfrigolare, aggiungeremo la carne. Ecco che è fatto, abbiamo acceso sotto il fuoco e adesso aspettiamo. Ecco, come vedete il soffritto sta cominciando a sfrigolare, sta cominciando a cuocere. Con un cucchiaio di legno io consiglio di mescolare di tanto in tanto e adesso si comincia a sentire anche un buon profumino. Cominciamo ad inserire la carne. Cominciamo con la carne trita, ovviamente. La facciamo a bocconcini, se non fosse già spezzettata dovremmo comunque spezzettarla, e la mettiamo all'interno della nostra padella piano piano. La distribuiamo in maniera uniforme. La carne è parte maiale, parte manzo. Io faccio sempre metà e metà, giusto per avere un bilanciamento dei sapori. A questo punto
cominciamo a mescolare e cominciamo a vedere che la carne si comincia a cuocere insieme al soffritto. Non vi preoccupate se all'inizio è tutto, sembra una cosa un po' strana, ma poi vedrete che con l'andare del tempo le cose migliorano. Il profumo non ve lo posso descrivere perché è molto molto buono. Tagliamo anche le salsicce, togliamo la pelle ad ogni salsiccia e le sbricioliamo all'interno della carne e del soffritto. Questa la teniamo da parte, la buttiamo via, mentre invece il resto, questa cosa, ricordiamo un attimino di la temperatura, ovviamente andiamo avanti con le nostre salsicce. La salsiccia, che di solito è carne di manzo di medio-alto livello, se andate a comprarla da un allevatore o comunque da qualcuno che la produce in proprio, dà un sapore molto deciso al ragù e io la consiglio se volete dare un certo tipo di consistenza. Inoltre la salsiccia di solito contiene delle spezie tipo il pepe, in modo che, se non avete notato, io non ho messo sale e non metterò sale fino ad un certo punto, quando andrò ad assaggiare il tutto. In questo modo cerco di fare in modo che tutto quello che viene contenuto nella carne venga rilasciato e ovviamente all'interno delle verdure venga rilasciato, in modo da dare un sapore più naturale alla cosa. Andiamo ancora a mescolare. Vedete che le verdure rilasciano l'acqua e la carne è quasi, non dico cotta, però comincia ad avere una sua mini e parziale cottura. A questo punto dobbiamo aprire la bottiglia del vino bianco e lo aggiungiamo alla nostra preparazione. Ecco, in questo momento io ho preparato un bicchiere di vino bianco, come potete vedere, e lo aggiungo totalmente alla nostra preparazione, che intanto sta continuando a bollire. Da questo momento in poi dovremo ogni mezz'ora fare in modo di controllare la nostra cottura. Quando vedrete che si sta per asciugare, dovrete pian pianino aggiungere un mestolo di brodo. Regolate chiaramente l'altezza della fiamma, qui dipende se avete un piano elettrico piuttosto che a induzione, piuttosto che a gas, dovete regolarvi voi. E l'altra cosa, fare in modo che tutto sia omogeneo, nel senso che la carne lo deve presentare grumi. Se vi sono grumi, con il mestolo, io consiglio sempre un mestolo in legno, andate a spezzettare la carne e fatela rosolare. Tenete conto che questa è una ricetta che dura circa 3 ore. Adesso regoliamo l'intensità della fiamma e andiamo a preparare gli altri elementi, che sono la pancetta da aggiungere. Eccoci qui, ho tagliato 2 fette, una di pancetta e una di lardo. La pancetta è un pochino più dolce, il lardo è un pochino più ovviamente pepato, e la facciamo a listarelle e poi a cubettini. Non ce ne vuole tanta per insaporire il tutto, ma darà una sensazione ancora più di corposità a tutto il discorso. Tagliamo tutto a cubettini e poi andiamo ad incorporare il tutto. Non sono tanti, però vedrete che avranno il loro effetto. Eccoci qui ancora, come vedete la nostra padella con all'interno la carne e le verdure sta sfrigolando, sta cuocendo. Io lascio all'inizio soprattutto un fuoco abbastanza vivace per poi ridurlo col tempo, e come vedete la verdura e la carne ovviamente hanno rilasciato dell'altra acqua, quindi stanno cuocendo all'interno del loro sughettino. È una cosa spaziale. Aggiungiamo la pancetta e il lardo ovviamente e continuiamo a mescolare e ad incorporare il tutto. Piano piano il grasso della pancetta e del lardo o del guanciale, a seconda di quello che avete, si scioglieranno e diventeranno parte del sugo. In questo momento io sto semplicemente mescolando, non ho ancora aggiunto nessun tipo di brodo aggiuntivo e andrò avanti così ancora per qualche periodo. Nel frattempo dobbiamo prendere la passata di pomodoro. Allora, io uso 2 tipi di passata di pomodoro. La passata di pomodoro biologica al 100% oppure una passata di pomodoro normale, naturale, che è di pomodoro italiano al 100%. Io, essendo italiano, ovviamente cerco di avere sempre elementi italiani al 100%. Questo perché avere elementi di buona e di alta qualità è
fondamentale per qualsiasi piatto, soprattutto per i piatti italiani. Mi raccomando, se non trovate niente di italiano, magari per esempio sui pomodori, prendete quelli dell'orto della nonna. I pomodori dell'orto della nonna sono sicuramente migliori di pomodori che vengono, non so, dalla Svezia piuttosto che dall'Olanda, e non si sa che tipo di pomodori sono e soprattutto magari hanno poco sapore. Allora noi andiamo avanti e prima di inserire la passata di pomodoro dobbiamo aspettare almeno mezz'ora di cottura. Per fare questo io consiglio, se proprio avete voglia, di chiudere quasi completamente con un coperchio, ma lasciare sempre aperta un pochino il coperchio per far evaporare il vapore, perché altrimenti c'è un effetto serra che non va assolutamente bene. Regolate sempre la temperatura, non fatela cuocere né troppo in alto né troppo in basso, con la temperatura stessa, e mescolate ogni 15 minuti in questo momento, ok? Ci rivediamo più tardi. Eccoci qui, sono passati circa 30-35 minuti, come vedete la carne sta cuocendo molto bene, ci sono ancora dei pezzi di grasso nella pancetta che si devono sciogliere, ma è tutto ok, tutto è calcolato. Mescolate bene e adesso possiamo cominciare ad incorporare la passata di pomodoro. Allora, per incorporare la passata di pomodoro apriamo la nostra lattina e inseriamo così la passata di pomodoro. Poi, per aiutarci, perché molto del pomodoro è sicuramente rimasto lì, prendiamo un po' di brodo, lo mettiamo all'interno della bottiglietta di vetro e lo versiamo all'interno e ripetiamo l'operazione un paio di volte. Allora, come vedete, non è sufficiente questo pomodoro, ma comincia a dare un colore rossastro alla nostra carne. Possiamo aggiungere dell'altro pomodoro, io non ne aggiungo tantissimo, nel senso che normalmente tendo a fare un ragù con non tantissimo pomodoro, qualcuno ne mette ancora di più, però sta al vostro gusto se vi piace molto il pomodoro, il sapore del pomodoro, piuttosto che no. Una volta che avete incorporato il pomodoro, date una bella mescolata, adesso aggiungete del brodo, un paio di mestoli, vedete che il brodo rimane in superficie, quindi dovete farlo penetrare all'interno di tutta la salsa, e a questo punto dobbiamo puntare il nostro timer e lasciare andare la salsa per almeno un'oretta, un'ora a temperatura media, medio-bassa, ok, media-medio-bassa, e ovviamente mettiamo il coperchio, sempre lasciandolo leggermente aperto sul bordo, in modo che non tutto il vapore rimanga all'interno. Eccoci qui, è passata un'altra ora, ora e mezza più o meno, un'ora e 20 siamo all'incirca, e come vedete il ragù è quasi pronto. Manca ancora circa 40-45 minuti, ma come potete vedere il ragù ha cambiato completamente colore. Si è sciolto praticamente tutto il grasso che avevamo messo all'interno, abbiamo aggiunto anche del brodo per fare in modo che la consistenza rimanesse di un certo tipo. In pratica il ragù deve essere non troppo liquido ma non troppo asciutto. Quando vedete che diventa troppo asciutto dovete aggiungere del brodo. Nel caso lo assaggiaste e è troppo consistente, c'è un trucco che potete fare: potete aggiungere un pochino di burro o qualcuno ci aggiunge del latte. Io normalmente ci aggiungo del latte nel caso sia un attimino più consistente. Ci vediamo tra circa 45-50 minuti per la finalizzazione. Ok, come vedete sono passate 3 ore e questo è il risultato finale. Il ragù è pronto, ho spento sotto il fuoco e come vedete siamo pronti per utilizzare il ragù. Adesso io ho fatto un ragù teoricamente per fare le lasagne, però
ci sono altre alternative. Potete prendere il ragù, dividerlo in piccole porzioni, metterlo in barattoli di vetro e conservarlo in frigorifero per almeno una settimana, avendo cura di mettere dell'olio al di sopra del ragù, oppure potete addirittura metterlo in congelatore. È normale fare normalmente delle porzioni 2 per 2 o per 3 o per 4 persone e conservarle in freezer per anche 6 mesi, in modo che alla bisogna una sera o un giorno tornate a casa, scongelate il ragù e potete farlo semplicemente con la pasta. In questo momento io cosa farò? Prenderò un padellino e separerò una parte del ragù perché faccio una pasta per i miei bambini e tutto il resto lo utilizzerò semplicemente per le lasagne. Questo è il ragù che io metto da parte per la pasta dei bambini che andremo a cuocere e tutto il resto lo utilizzerò per le lasagne. Ma questa è un'altra ricetta. Dunque, per fare le lasagne abbiamo visto come fare prima di tutto il ragù di carne o ragù alla bolognese, come lo chiamano gli stranieri. L'altra cosa da fare è la besciamella. Per fare la besciamella bisogna prendere un padellino, 50 grammi di burro, farlo scaldare e incorporare prima 50 grammi di farina e poi del latte. Adesso scaldiamo il burro fino al completo scioglimento e poi incorporiamo la farina. Dopodiché aggiungeremo il latte fino a far bollire tutto e vedremo che ci sarà la besciamella. Ecco che il burro si sta sciogliendo piano piano, regoliamo un attimino la temperatura e inizieremo a incorporare la farina. Dopodiché aggiungiamo il latte. Io, per dare un pochino più di sapore alla besciamella, metto un pochino di panna. Ovviamente la besciamella con un po' di panna è un pochino più corposa e un pochino più grassa. C'è chi aggiunge la noce moscata, c'è chi aggiunge il pepe alla besciamella. Io onestamente non aggiungo niente perché già farò tutto già molto saporito. Mentre la besciamella cuoce, come vedete, io ho preparato una teglia, l'ho imburrata e ho sciolto il burro in modo che in questa teglia andremo a fare tutte le nostre lasagne. Ok, come vedete la besciamella è pronta, non è né troppo liquida né troppo densa, non vi sono grumi, ok? E adesso procediamo col fare le lasagne. Il procedimento per fare le lasagne è abbastanza semplice, ma al tempo stesso non così semplice come si possa pensare. Allora, per prima cosa io utilizzo ovviamente la pasta già fatta, non la faccio a mano, ma la pasta la inumidisco in una pentola con acqua tiepida, ok? Io metto dentro questa pasta già fatta e le tengo in umido per qualche minuto. Allora, il primo strato che noi dobbiamo fare per fare le lasagne è uno strato, dopo aver messo, e ovviamente ho tutto leggermente caldo, quindi sto facendo le lasagne su una piastra calda, ma adesso si raffredda subito. Facciamo uno strato di ragù, ovviamente, che è il primo strato dopo il burro. Non importa che sia completamente uniforme o che sia dappertutto ci sia il ragù. Dopodiché stendo le lasagne in questo modo. Si mettono le altre 6 a bagno, ovviamente. Dopodiché si mette un altro strato di ragù. Gli strati li decidete voi, nel senso che dovete capire quanti sono i commensali, quanto mangiano, come gli piace la cosa e fate uno strato. Io avevo mia nonna che faceva 8-9 strati e io di solito ne faccio 2 o 3 a seconda delle persone che ho. Finito questo, si mette con un cucchiaio la besciamella, senza ovviamente fare troppi disastri.
C'è qualcuno che sostituisce la besciamella con la panna, diciamo che non è il non plus ultra, ma in mancanza, se siete all'estero come sottoscritto, io i primi anni sostituivo con la panna liquida. Dopodiché uno strato di parmigiano, io uso parmigiano reggiano. Dopodiché, finito lo strato di parmigiano, vedete che sono abbastanza sommario nel fare le cose, mettiamo un altro strato di lasagne. Lo metto al contrario rispetto a prima. E ripetiamo l'operazione per l'altro strato. Ma la cosa più importante dell'ultimo strato è il parmigiano, in modo da renderlo uniforme. Io ho delle cose già pronte di parmigiano. Questo perché il parmigiano, quando verrà messo in forno insieme a tutto il resto delle lasagne, creerà una crosticina al di sopra che darà un sapore particolare alle lasagne. Ecco, le lasagne sono praticamente finite. Abbiamo fatto 3 strati più quello iniziale, quindi 4 strati di lasagne, e adesso siamo pronti per infornare. Allora, le lasagne si infornano a forno ben caldo a 200 gradi, che poi viene ridotto a 180 gradi per almeno un'oretta, e sono pronte. A dopo. Ecco qui le lasagne sono pronte. Dopo un'ora all'interno del forno, come vedete c'è una bellissima crosticina sopra, le lasagne sono appena uscite dal forno, sono state cotte per un'ora a 180 gradi e adesso le mangiamo. Buon appetito!